Eccomi qua, ciao a tutti, pace e illuminazione, bentornati al canale. Oggi siamo all'esegesi del guscio, un guscio importantissimo e anche bellissimo. È importantissimo perché il titolo è Lettera alla monaca Toki. La monaca Toki era una monaca laica molto importante perché era la moglie di Toki Jonin, che tu sicuramente saprai chi è, che era uno dei discepoli più fedeli di Nichiren. E essa stessa divenne una praticante devota, capace di ricevere insegnamenti diretti dal maestro. Nichiren ha scritto varie volte alla monaca Tolkien, no? Perché la amava, perché poi aveva una fede davvero, 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 davvero grande, davvero, davvero profonda, no? Ehm, La monaca Tolkien per lui rappresentava veramente una di quelle persone che aveva ascoltato i suoi insegnamenti. E lui sapeva bene che oltre ad ascoltarli e praticarli lo aiutava nella trasmissione. In questo Gosho, come in tutti i Gosho, Nietzsche ritorna al cuore, no? Della sua trasmissione. Il cuore della sua trasmissione è il Daio, con la recitazione del Sutra del Noto. Per Nietzsche in questo non è un semplice atto devozionale, ma è l'identificazione diretta con la legge mistica, con Myo, che pervade, diciamo, come diceva Nietzsche, l'intero universo. Nella lettera alla monaca Tolkien emerge con chiarezza che il Daimoku non è rivolto ad una divinità esterna, ma risveglia la buddhità intrinseca del praticante. La recitazione nel momento della malattia o della morte, dice Nietzsche, ha un valore grandissimo, supremo. Poi dice anche una sola invocazione sincera racchiude la totalità dell'insegnamento. E questo è un argomento importantissimo e vuole trasmetterlo alla persona a cui lui scrive questa lettera. Nietzsche è lì stesso perseguitato, esiliato più volte, è vicino alla morte, non spiritualizza ingenuamente la sofferenza, no? Non dice che è bello, grande beneficio, sto male, sto soffrendo, no. Riconosce la realtà brutale del dolore fisico, ma la reinterpreta alla luce del Sutra del Loto. E questo è importante. La malattia, in questa prospettiva, può svolgere, diciamo, tre funzioni, no? Il dolore presente consuma l'oscurità karmiche accumulate, no? Cioè Nietzsche dice, se hai molti problemi, questi problemi asciugano il tuo karma negativo. Di conseguenza è un bene, starai meglio, no? Perché ti pulisci dal karma. Poi dice, la crisi svela la profondità e la superficialità della pratica, no? Cioè dice, se tu hai dei problemi, vuol dire che stai praticando bene. Questo è il motivo per cui tu hai questi problemi. E poi dice, l'impermanenza vissuta nel corpo spinge verso la legge eterna. Che cosa dice? Rendendoti conto che il nostro corpo è misero, no? Tu ti rivolgi verso la legge mistica e questo amplifica la tua fede, no? Poi un punto molto importante che te ne voglio parlare, ma è un argomento davvero che bisognerebbe farne video, video, e video, e video. È la dottrina dell'Ichinen Sanzen.
Molti di voi pronunciano questa parola ma non ho ben capito che cosa significa. I 3000 regni contenuti in un singolo momento di vita. Cioè il corpo malato, il momento di dolore, la mente turbata, nulla, dice Nietzsche, è escluso dalla totalità del Dharma. Quindi dice, anche quando stai male, anche quando sei nei problemi, non dimenticarti che dentro di te c'è la forza per andare oltre. Questo è l'icinensanza, il vero senso. Nietzsche insegna che la buddhità non è uno stato futuro da raggiungere dopo la guarigione o dopo la morte, ma una realtà, diciamo, presente, una realtà anche, se vogliamo, accessibile, accessibile ora, in questo stesso istante di sofferenza, no? Uno dei temi più commoventi e originali di queste lettere è l'insegnamento sul momento del trapasso. Nietzsche affronta direttamente la paura della morte con una dottrina precisa. Chi ha praticato il Daimoku con fede sincera affronterà la morte con shonen, lui dice, che significa mente bella, mente retta, mente chiara. Non è una promessa, diciamo, magica, ma una conseguenza della pratica. Chi ha allineato la propria vita alla legge mistica porta questa chiarezza anche nell'istante finale. Che cosa ti dice qua Nietzsche? Fai attenzione, stampalo nella testa. Chi ha allineato la propria vita alla legge, chi si comporta nella propria vita in maniera consona, avrà questa chiarezza nell'istante finale. Cioè, capisci? Nulla va buttato via, dice Nietzsche. Qui si vede una differenza profonda rispetto ad altre scuole buddiste giapponesi del tempo, no? Altre scuole buddiste tipo la Jodoshu, la Jodoshinshu. Per Nietzsche non si tratta di affidarsi a una forza, diciamo, esterna, al Buddha Amida, ad esempio, no? Per essere trasportati nella terra pura, ma di realizzare la terra pura dentro di noi attraverso la pratica del Sutra del Loto. E poi qua c'è un'altra cosa molto importante, il ruolo della donna nella via del Bodhisattva, no? La scelta di indirizzare insegnamenti profondi a una monaca laica non è banale, diciamo, nel contesto del Giappone del XIII secolo, che era un Giappone molto controverso, no? Nichiren fu, diciamo, straordinariamente progressivo nella sua visione. Il Sutra del Loto, nel capitolo dedicato alla figlia del re dragone, afferma esplicitamente che le donne possono conseguire la buddhità. Al tempo di Nichiren la donna non aveva gli stessi diritti dell'uomo e Nichiren era un precursore anche in questo. Nietzsche diceva le donne sono come gli uomini. Nietzsche non tratta la monaca Tolkien come un'interlocutrice minore. Le scrive con la stessa profondità dottrinale che riserva ai discepoli monastici maschi. Questo è esso stesso una proclamazione del Dharma. La buddhità non conosce distinzione di genere, di classe o di condizione. Poi c'è la relazione tra maestro e discepolo come veicolo del Dharma. Le lettere di Nietzsche non sono trattati impersonali, sono relazioni. La voce di Nietzsche nei suoi Gosho, specie alla monaca Tolkien, è quella di un maestro che conosce la sua discepola, che risponde alle sue situazioni specifiche,
che si preoccupa per lei. In questo senso il Gosho incarna ciò che predica. Il Dharma si trasmette attraverso la relazione compassionevole, non attraverso l'estrazione intellettuale, no? Far vedere che noi conosciamo tutti i termini, no? La lettera alla monaca Tolkien, nelle sue varie versioni, è un documento che radica il Dharma nella vita concreta, nella malattia, nella morte, nella paura, nel dubbio, afferma l'accessibilità universale della buddhità, dell'accessibilità della buddhità per le donne, per i laici, per chi soffre. Reinterpreta la sofferenza senza negarla, trasformandola in porta del risveglio. Prepara al momento della morte con strumenti pratici e spirituali, se vogliamo, no? Testimonia la potenza della relazione maestro e discepolo, come trasmissione, diciamo, vivente. In ultima analisi, Nietzsche scrive alla monaca Tolkien quello che il Buddha scrisse per tutti. Anche tu in questa vita puoi realizzare ciò che sei sempre stato. E questo è il punto, no? E quindi questo Gosho è molto importante perché io te l'ho detto molto velocemente perché questi sono Goshi che meriterebbero ore, no? Ma siccome ci vuole tutta che ho guardato un video di un quarto d'ora e devo essere veloce per, per darti tutte le chiavi possibili, no? Che magari ti rimangono nella testa tu quando leggi il Gosho, te lo leggi, hai capito? Lo sto facendo per te questa cosa qua del fatto di mettertela velocemente, perché di modo che tu ascolti queste cose qua e dici, ah, è vero, aspetta, mi vado a vedere. Questo qua è un Gosho molto importante, cioè la considerazione delle donne. Per noi è normale, ma al tempo di Nietzsche no, la donna non era considerata, quindi fai attenzione che cosa sta facendo Nietzsche. Nietzsche ha scritto molte lettere alle sue discepole donne e anche in questo Nietzsche parlava di questo. Poi nelle sue lettere Nietzsche proprio dimostra il suo rapporto maestro-discepolo, la trasmissione. Vedi che lui nelle sue lettere si preoccupa della persona a cui scrive, è preoccupato, invece di pensare a se stesso, invece di mettere degli scopi, dei suoi scopi, no, pensa agli altri e cerca di aiutarli. Questo è buddismo. Questo tu devi fare tuo. Perché se tu fai tuo questo, starai bene. Se non fai tuo questo, potrai fare milioni di ore di Daimoku, ma per te il Daimoku sarà soltanto bla 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 bla. Ciao a tutti, pace e illuminazione, leggete il Gosho.